Buongiorno ragazzi. Allora, volevo correggere con voi l'esercizio che vi avevo assegnato per casa. Il testo dell'esercizio era: dati 5 numeri, stampa video, quante volte è stato inserito il numero 3. E come indicazione vi avevo detto, bisogna contare, cioè bisogna contare quante sono le volte in cui il numero 3 è stato inserito. Allora, innanzitutto per fare questo esercizio, siccome a questo punto, diciamo delle spiegazioni dell'uso di Flogorithm, non vi ho ancora fatto vedere i cicli, cioè il ciclo, la ripetizione, l'unico modo per poter risolvere questo esercizio è quello di ripetere 5 volte un blocco di istruzioni che mi permette di acquisire il numero e controllare se il numero acquisito è uguale al numero 3. Allora, come procedo? Allora, con Flogorithm, il primo blocco di Flogorithm è quello di inizio, poi questo blocco è il blocco commento. Andando avanti, che cosa faccio? Dichiaro due variabili di tipo intero entrambe, che si chiamano num e contatore. La variabile num conterrà il numero, quindi ogni volta la variabile num conterrà il numero che io ho acquisito. Invece la variabile contatore è una variabile che viene inizializzata a 0, ossia la variabile contatore è una variabile che viene inizializzata a 0. Quindi che cosa faccio? A questo punto utilizzo il blocco parallelepipedo che serve per visualizzare sullo schermo la scritta inserisci un numero. Poi il blocco successivo è quello che mi permette di acquisire il numero che l'utente inserisce da tastiera e il numero viene acquisito dove? Nella variabile num. Che cosa faccio a questo punto? E quindi il blocco è il blocco input. A questo punto che cosa faccio? Utilizzo il blocco di controllo. Ok? La condizione. Allora, qual è la condizione che deve essere valutata con questo blocco di controllo che si chiama anche istruzione se? La condizione che deve essere valutata con questo blocco di controllo è la condizione se il numero è uguale a 3. Se il numero è uguale a 3 e quindi è vero, io che cosa faccio? Incremento di 1 la mia variabile contatore che era stata inizializzata a 0. Quindi se per caso viene inserito 3, dopo diciamo, questa istruzione io che cosa conterrò? Conterrò che cosa avrò nella mia variabile contatore? Nella mia variabile contatore avrò il valore di 1. Allora, questo blocco di istruzioni che abbiamo visto finora, che abbiamo visto adesso, ossia il blocco di istruzioni costituito da output, input, istruzione se e incremento del cantatore, lo devo ripetere 5 volte. Cioè in pratica è come se io in Word facessi un copia di 1, 2, 3, 4 istruzioni e un incolla. Vedete? Quello sopra l'ho incollato sotto, uguale, preciso, identico. Output, input, numero e contatore, uguale, preciso, identico così com'è. Ok, e questa operazione di copia e incolla lo faccio per 4 volte, di modo che il programma mi permetterà di acquisire i 5 numeri. Certo, sì, è un'operazione un po' noiosa. Per questo poi, per quanto riguarda la programmazione, sono proprio stati inseriti i cicli, ma al momento noi, siccome i cicli non li abbiamo ancora visti, lo risolviamo in questo modo. Da ultimo, dopo aver acquisito tutti e 5 i numeri ed aver controllato se tutti i numeri erano uguali a 3, che cosa devo fare? Devo visualizzare sullo schermo il risultato che cercavo, ossia visualizzerò che il numero 3 compare end contatore volte,
cioè visualizzo sullo schermo quante sono le volte che il numero 3 compare. Perfetto, a questo punto cosa facciamo? Proviamo ad eseguire il nostro programma. Abbiamo detto tante volte che per eseguire il nostro programma è sufficiente premere Run. Quando premo Run mi esce la console di esecuzione e mi viene richiesto di inserire il primo numero. Per fare la prova io inserirò i numeri da 1 a 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, ok? È ovvio che il numero 3 in questo caso compare una sola volta. Vedete che il programma mi dà il risultato corretto? Il numero 3 compare una sola volta. Quindi in questo programma che cosa abbiamo ripassato? Abbiamo ripassato l'istruzione di commento, la dichiarazione delle variabili, l'istruzione di assegnamento, assegno un valore a una variabile, l'istruzione di scrittura di una stringa, in particolare la stringa racchiusa tra virgolette, sullo schermo, l'istruzione di input o lettura, leggo un valore e il valore che acquisisco, che l'utente mi inserisce da tastiera, lo assegno alla variabile num. E poi da ultimo abbiamo ripassato l'istruzione di selezione o se. L'istruzione di selezione in questo caso come funziona? Valuto la condizione. Se la condizione num uguale a 3 è vera, eseguo il ramo del vero. Se per caso la condizione è falsa, cioè il numero non è uguale a 3, eseguo il ramo del falso. Se eseguo il ramo del vero, qual è l'istruzione che devo fare? L'istruzione che devo fare è quella di incrementare il contatore del valore 1.